Buonasera a tutti i miei carissimi studenti di italiano che seguite Italy Medisi o che siete nuovi. Come state? Benvenuti a uno special di questo programma che si chiama Caffè Italiano con Manu, perché prendiamo il caffè insieme, perché dove sono io è già mattina. Buongiorno a tutti o buonasera. Oggi parliamo di una cosa importantissima, e cioè cosa puoi fare per migliorare la tua comprensione dell'italiano parlato. Questo, fra l'altro, è il tema di tutto il mese di dicembre, qui su Italy Made Easy, perché la mia missione, la missione di Italy Made Easy è esattamente quella di fare in modo che tu nel 2020 possa capire l'italiano parlato, e quindi ci siamo noi. Gioco con la tecnologia. Che cos'è Caffè Italiano con Manu? È un programma trasmesso dal vivo, live, con il vostro insegnante madrelingua di italiano, Manu Venditti, di Italy Made Easy. E qual è la particolarità? Perché è così importante Caffè Italiano? Perché è un programma creato per studenti di italiano di tutti i livelli, da principiante a avanzato, eccetto, assolutamente no, vai via, per gli studenti che già capiscono 100% un film. Se capisci un film al 100%, vai a vedere un film. Ma per tutti gli altri studenti siamo qui insieme. Allora, lo scopo di questo programma è di aiutare quindi voi. Io ti do un consiglio su come usare questo programma. 1. Guarda e partecipa. Scrivi nella chat o scrivi nei commenti. È importante la tua partecipazione, perché dimostra che stai ascoltando, stai capendo, e noi possiamo interagire con te. Nella chat trovi centinaia di studenti come te, ma anche vedo delle persone, abbiamo volontari, c'è Joy che è una nostra carissima studentessa, abbiamo il team di Italy Medisi, vedo Giada, ho visto Cristiana, salutateci insomma. Guarda questo video rilassandoti, divertiti, non cercare di capire tutto, divertiti. Più ti diverti, più ti rilassi, più capisci. Guarda questo video almeno 2 volte in italiano, e dopo che hai visto il video 2 volte, guardalo ancora con i sottotitoli e puoi lavorare e cercare di capire. Un'attività in più che puoi fare è aggiungere la traduzione nella tua lingua, in inglese o in greco, in tedesco. Ma cominciamo. Prima vorrei vedere nella chat. Possiamo condividere la chat qui sullo schermo con la mia tecnologia fantastica. Siete pronti per questo special di Caffè Italiano? Dove parliamo? Vediamo se c'è la chat. La chat. Non viene? Un attimo che aggiungo la chat. No? Non capisco. Ora torno, ragazzi. Eccomi. La chat, eccola là la chat. Possiamo vedere i vostri messaggi per questo momento. Quindi scrivete nella chat di dove siete, da quanto tempo studiate l'italiano e se siete pronti. Grandissima barba, sì, questo è il mio look per dicembre. Probabilmente a gennaio va via, perché è troppo lavoro la barba. Allora, your beard looks great. Grazie Jeremy. Quindi scrivete di dove siete e il vostro livello di italiano. Non cambia niente perché io parlo il mio italiano pulito, chiaro e un po' più lento, perché è questo lo scopo di questo corso. Allora, cominciamo con 5 consigli per aiutarti a capire l'italiano parlato sempre di più, così nel 2020
sei pronto ad andare in Italia e a comunicare con noi. Quando sei in Italia, gli italiani non parlano così piano, ok? Questo è un livello intermedio, una fase che ti prepara a capire l'italiano normale. Quindi, io tolgo la chat che mi distrae e parliamo del primo punto. Fidati del tuo istinto. So che le parole sono un po' difficili. Fidarsi. Qualcuno sa che cosa significa fidarsi? Fidati del tuo istinto. Il tuo istinto. Grazie Alessia, c'è anche Alessia di Itelmedisi. Primo punto, fidati del tuo istinto. Dice Claudia, vediamo un attimo. Dice Claudia, trust. Sì, la chat non si vede tutta. Ok. Trust your instinct, sì. Fidati del tuo istinto. È una cosa importante quando impariamo una lingua. Il nostro livello di una lingua non è mai perfetto. Ci sono sempre cose che non capiamo. Ma nella vita c'è il contesto. Il contesto ti comunica moltissime informazioni e allora tu devi avere un istinto qui nello stomaco di capire, immaginare in questa situazione che cosa può dire questa persona e io ti garantisco che l'80% delle volte hai ragione. Il contesto ti aiuta moltissimo. Ma allora io ho una domanda per voi. Per te, tu sai leggere il contesto di una situazione? Quindi, quando tu parli con un italiano, ti preoccupi più di tutte le parole, non ho capito questa parola, non ho capito questa parola, oh mamma, o ti fidi del tuo istinto e sai, ovviamente, io ho detto questo, ovviamente loro dicono questo. Perché? Perché ho capito una parola chiave, ho capito 2 parole, non tutto, ma è sufficiente per capire probabilmente la risposta di questa persona. Non c'è più in mano? Oh no! Non è mai successo! Non ho più la telecamera! Aiuto! Aiuto! Pensavate che fossi andato via? Non so che cosa è successo. Bentornati. Continuiamo, ma io vorrei ancora leggere le vostre risposte. Se voi vi fidate
del vostro istinto quando comunicate con gli italiani, perché questo è un segreto grandissimo. Fidarsi. Rieccolo, eccolo ancora. Dice VJ, quando ascolto in italiano io sempre manco le prime 3 parole, non importa. Concentrati su quelle dopo. L'importante è capire qualche parola, non tutte. Se cerchi di capire tutte, a Roma diciamo sei fregato, vuol dire che non hai speranza non cercare di capire tutte le parole. Ma allora, la seconda cosa per me importante è ascolta materiali in italiano quanto più possibile. Quindi, punto numero 2, ascolta materiali in italiano. Attenzione, non ho detto studia l'italiano in italiano. Pessima idea, tremenda, orribile idea di studiare l'italiano in italiano, cioè di studiare la grammatica. Ti prego, no. Ma ascolta moltissimo italiano su cose interessanti, cose che ti piacciono. Ascolta quanto più possibile, dice Agnes. Frederick dice mi immergo nella lingua italiana. Fare immersione, sempre. Ci sono 2 tipi, secondo me, di materiali in italiano e è importante ascoltare tutti e 2 i tipi. Tipo numero 1, questo, qualcosa come Caffè Italiano con Manu, qualcosa come Italy Medisi Podcast, cioè contenuti in italiano ma creati per studenti di italiano. Perché sono importanti? Perché uno è un italiano chiaro, senza dialetto, senza accenti regionali, senza slang, è una lingua pulita, con l'audio perfetto e con materiali aggiuntivi. Per esempio, Caffè Italiano o il podcast di Italy Medisi hanno la trascrizione. Il podcast dal prossimo episodio ha la traduzione. Insomma, materiali creati per studenti di italiano, in italiano, come questo, su argomenti interessanti. Oggi parliamo di come capire l'italiano. È un episodio molto metalinguistico. E poi abbiamo il secondo tipo di materiali in italiano che dovresti utilizzare. E sono materiali in italiano prodotti per italiani. Quindi film su Netflix, i film o i programmi su Rai Play, i canali di YouTube, di YouTuber che ti piacciono. Se ti piacciono le macchine, segui un canale di macchine. Ti piace il trucco, segui un canale di trucco. E quello che vuoi. Ma il problema di questi materiali è che sono difficilissimi. Perché parlano veloce, usano molto slang, la grammatica sbagliata, usano il dialetto, accenti regionali e quindi tu come studente devi usare questi materiali per ascoltare, ma non necessariamente per capire. Per migliorare la tua comprensione, vieni qui su Caffè Italiano, vieni qui su Italy Medisi, vieni qui su Italy Medisi Podcast. Quindi la mia domanda per te è: quali materiali ascolti di contenuti in italiano per italiani? No, i canali di lingua non mi interessa assolutamente, perché questa è un'altra cosa. I materiali in italiano, che cosa ascolti? Che cosa guardi? Dice Agnes, questo canale piace anche a me. Non so di che canale parli, ma che cosa guardate, che cosa ascoltate in italiano per italiani? Dice Frederick, la musica italiana e Linea Verde. La musica sì, la musica italiana, se è musica lenta, è molto utile, però la musica ha un problema. Non è lingua vera, è una poesia. Quindi non so. Peppa Pig in italiano, SBS Italian. Keith, tu sei in Australia abbiamo un canale multietnico che ha molti programmi in italiano. Helen, YouTube, c'è qualche YouTuber italiano che tu segui, che parla di qualcosa di interessante? Comunica, facci sapere. Questa è una cosa interattiva. Io intanto vorrei vedere una cosa, mentre voi mi rispondete.
Dove sta? No, non si vede, vabbè. Io avevo una cosa, non ce l'ho. Ah, eccolo là. 193 studenti, caspita. Allora, guardiamo che cosa mi avete detto. Hernus, non lo so leggere, ok, è un canale italiano. Ascolto Radio Italia, Rai 1, Radio 24, Craig. Sumirosa, ascolti Laura Pausini. Il signor Berbero è fantastico, perfetto. Canali di ricette. Io personalmente guardo molti canali di ricette in altre lingue. Sì, mi piacciono. E bene, continuiamo. Il prossimo punto che secondo me è importante è non avere paura e non vergognarti di ammettere che non capisci. Quindi non avere paura, niente paura e niente vergogna. Che cos'è la vergogna? Qualcuno sa dire che cos'è la vergogna? Niente vergogna, non vergognarti, shame, Audrey. So no shame, niente vergogna a dire che non capisci. Devi ammettere che non capisci. Se sei con un italiano, un amico, devi avere il coraggio di dire, scusa, puoi ripetere, non ho capito. Non è sempre facile perché noi adulti siamo orgogliosi e timidi. Orgogliosi e timidi. Nella chat trovate il significato di queste parole tipo orgogliosi e timidi. Sono problemi per studenti di lingua. Scrivetemi nella chat se voi avete il coraggio sempre di dire non ho capito, ripeti. E non di sì sì e poi non hai idea di che cosa hanno detto. Vediamo se qualcuno mi dice che ha il coraggio. Sean, proud but shy. Sei orgoglioso ma timido. Non va bene. Non va bene. Devi essere non orgoglioso quando impari una lingua. Timido. Sì, anche io sono timido, giuro. Anche io sono timido. Victoria, tu no? Cioè tu non dici. Lo so, è difficile. È una cosa... ma è importante perché se tu sei onesto o onesta, la persona ti aiuta. Ovviamente ci sono contesti in cui o dove non è possibile. Se sei alla posta, alla banca, in un negozio, capisco che c'è vergogna. Ma se tu parli con amici, persone che hai conosciuto, a una festa, in un evento, devi avere il coraggio. Io ti prego di avere il coraggio. E vediamo un po'. Bene, ok. Grazie dell'opinione. Per me è importante. Il prossimo punto numero 4, importantissimo secondo me. Impara delle espressioni tipiche italiane per rispondere e partecipare alla conversazione. In italiano diciamo per portare avanti il discorso, per continuare il discorso, perché dimostra che tu stai partecipando. In inglese facciamo tipo yeah, sure, yeah, in inglese. In italiano abbiamo espressioni che tu usi, per esempio, per esempio, puoi dire, oh, ma dai, sì? Vero? Capito? Ma no, stai scherzando? Questo è importante. Se un amico ti dice una cosa incredibile, ma no, stai scherzando? O puoi dire, veramente? Certo, leggo i commenti. Hai ragione, hai ragione. Puoi dire, sì, è vero, perché non vuoi stare zitto, non puoi
ascoltare e fare così, na 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 na. Devi partecipare e molto spesso, come studente di una lingua, hai paura a parlare troppo, perché hai paura di fare errori, e allora se tu interagisci così, e quindi, e poi un amico racconta una storia, e tu puoi dire, e poi? Cos'è successo? Puoi dire, davvero? Incredibile! Voi avete espressioni che voi usate? Ci sono espressioni di questo tipo che tu usi? Scrivi nella chat o nei commenti. Puoi scrivere nei commenti. Ci sono cose che usi, frasi che usi. Ma va! Mi piace ma va. Chi ha detto ma va? Ah, Cristiana, sei italiana. Ma va! Ma va! È come dire dai, ma va, dai. Non mi dire, dice Alessia, non mi dire. Giusto, Jorge, tu dici giusto. Mi piace. Non riesco a leggere. Addirittura. Sì, che figata, che figata. How cool, che figata. Che bello. Non ci credo, mi piace Jorge, è bella questa. Non ci credo. Non ci credo. Se non capisci alcune di queste espressioni, cercale o chiedi nella chat o chiedi nei commenti, noi ti aiutiamo. Siamo qui per questo. 200 studenti, che ansia. È ora di fare una pausa, l'ansia? No, non è vero. Pazzesco, dice Jorge. Oh mio Dio! Sei una cosa scioccante. Perfetto, siete bravissimi. Un altro punto, secondo me, importante è usare o conoscere delle espressioni italiane per portare l'interlocutore, la persona con cui parli, a ripetere quello che hanno detto. Ma senza chiedere, puoi ripetere? Perché è imbarazzante. Ci vergogniamo a dire, puoi ripetere? Puoi ripetere? Puoi ripetere? Che? Come? Cosa? Capisco. Non possiamo dire sempre così. Ci sono altri modi per fare questa cosa. Per esempio, possiamo dire, no, scusa, forse non ho capito bene. Questa è bella. Se il mio team la scrive, questa è bellissima. No, scusa, forse non ho capito bene. Quindi forse non ho capito bene. Non sono sicuro. E quindi la persona ripete in altre parole. Oppure possiamo dire, ma mi sembra incredibile, ma davvero? Mi sembra incredibile, ma davvero? È un modo per confermare che la persona ha detto la cosa giusta. E quindi te la puoi ripetere. Puoi dire, e cioè? Scusa? E cioè? Scusa? Quindi non hai detto puoi ripetere, hai detto e cioè? Cioè significa in altre parole. In altre parole. Dice Jim Lemon, say what? Più o meno. Cioè, scusa? Say what? Mi piace. E cioè, scusa? O, eccone un'altra. Ma poi, com'è finita? Ma poi, com'è finita? Se tu non hai capito la fine di una storia, puoi dire, ma poi, com'è finita? Com'è finita? Voi avete altre espressioni? Vorrei leggere le vostre espressioni. Vorrei leggere le vostre espressioni per capire se avete altre idee. Cioè, in altre parole. Cioè significa in altre parole. Grazie Alessia. Grazie Giada. Insomma, vuol dire che? Insomma, vuol dire che? Sì? Insomma. Puoi anche dire e insomma? E insomma? Ed è un modo per ripetere. Vediamo. Agnes. Ma infine, in 4 parole, che ne pensi? Sì, ma non infine, ma alla fine.
alla fine, in 4 parole, è bellissimo, in 4 parole, che ne pensi? Ma alla fine, che ne pensi? Alla fine, cos'è successo? Mi piacciono tutte queste cose. Siete 200 studenti, 202 studenti. Fantastici, fantastici. Ho detto fantastici. Oi, quando una persona parla in telecamera e parla in un modo più lento che deve stare attento, che errore. Fantastici. Siete studenti fantastici. Allora, io vorrei dirvi che una cosa importante, una cosa importantissima, dove stanno i miei bottoni? Eccolo qua. Di fare mi piace e di iscrivervi a questo video perché ci aiuta molto. Cos'è? Ok. Nel prossimo video di Italy Made Easy continuiamo a parlare di questa cosa, di come migliorare la comprensione. In particolare, nel prossimo video parliamo di come migliorare l'italiano utilizzando materiali audio. Non video, ma audio. Perché c'è un potere incredibile nel materiale audio perché non c'è la distrazione del video. Perché qui siamo distratti. Io parlo, io bevo. È divertente ed è naturale, ma per studiare molto spesso io ti consiglio di usare materiali audio come per esempio il podcast di Italy Made Easy, che non è male, e io vi lascio, diciamo che vi lascio, vi siete divertiti, io mi sono divertito tantissimo, era molto tempo che non facevo uno show dal vivo, una lezione live, sono contento di averla fatta perché mi sono divertito e so di avervi aiutato con la comprensione. Graziella, sei orgogliosa di aver capito tutto. Io sono orgoglioso di te, veramente. Grazie a voi studenti. Dice Keith, se non ti piace premi il pollice in giù 2 volte. 3 volte, no, 4 volte. Grazie studenti. Domani alle 16 c'è la lezione Caffè con Manu. No, questa è la lezione di Caffè con Manu. Penso di sì. Ci vediamo su tutti i nostri social, su Facebook, su Instagram, qui su YouTube, sul secondo canale di YouTube di Italy Made Easy 100% in italiano, su Italy Made Easy Podcast e poi ci vediamo su Italy Made Easy Academy dove abbiamo il team, abbiamo gli studenti, abbiamo i corsi e presto, prometto, nel 2020 Caffè Italiano con Manu torna permanentemente per un'altra stagione. Continuate ad ascoltare i nostri podcast e ci vediamo presto, presto. Un bacione, grazie a tutti. Vado? Me ne vado? Me ne vado? No, non posso. Devo fare stop qui. Devo fare stop. Ciao a tutti, grazie team, grazie ragazzi.